patate speziate al forno, qualcosa di goloserrimo, magnifico come accompagnamento per i vostri secondi, magari anche delle feste, oppure come salvacena abbinato una bella insalatina con dei semi. Rimangono saporitissime, cremose, una vera delizia. Le facciamo insieme, ma prima sigla. Patate al forno con le spezie usiamo, io di preferenza, le patate rosse, voi usate quelle che preferite, anche gialle vanno benissimo, l'importante è che siano un po' grandine, non vanno bene quelle piccole. E quando abbiamo tutte le patate pelate gli diamo una sciacquatina. Adesso dobbiamo affettarle in questo senso allo spessore di 2-3 mm grosso modo. La nostra vaporiera, io ho questi cestini in bambù classici, voi usate la vaporiera che avete in metallo, quello che è, le divido in 2 cestini perché sennò non si cuociono in modo uniforme. Prepariamo la nostra salsina, mettiamo il burro. Se non vi piacciono le spezie potete evitare oppure sostituire con una bustina di zafferano. E poi andiamo a tritare del rosmarino, dovremmo averne più o meno un cucchiaio. Io uso questo macinino classico che si usa per il rosmarino, se no voi potete tranquillamente tritare a coltello. Vi sconsiglio di lasciare gli aghi interi perché risultano comunque un po' troppo duri e sgradevoli sotto ai denti. Fiamma medio-alta mettiamo sul fuoco a rosolare. Vi ricordo che la curcuma tinge come l'inchiostro qualunque cosa. Quando il burro inizia a sfrigolare facciamo andare avanti meno di un minuto giusto per insaporire, poi aggiungiamo la panna da cucina. Evitate se possibile quella fresca perché è molto liquida. Vedete come si tinge immediatamente di oro? Questa è la curcuma, che viene anche chiamata zafferano indiano, ecco perché poi potete sostituire con lo zafferano, quello nostro. Le lasciamo raffreddare un attimo. Andiamo a fare un primo strato di patate. Ecco perché vi ho detto di farle raffreddare un pochino, perché sennò poi non le riuscite a tenere in mano, cercando di non lasciare buchi. Poi andiamo a prendere un po' di salsa e la stendiamo. E poi andiamo a fare il secondo strato di patate. E naturalmente completiamo con altra salsa, la finiamo tutta e gliela versiamo sopra.